Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come ricamare un cuore amigurumi, che può essere il cuore di cui vi ho fatto il tutorial qualche giorno fa, oppure qualunque altro cuore amigurumi. Con questo cuore io ho fatto un portachiavi, ma ovviamente voi potete utilizzarlo come preferite. È un'idea diversa per San Valentino, spero che vi piaccia, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grande aiuto. Non è la prima volta che vi mostro dei ricami su amigurumi. Se ci sono tra voi persone che ricamano veramente, portate pazienza, questo è un ricamo più approssimativo, però mi piace tanto ricamare su amigurumi e trovo che sia una cosa super rilassante, e oltretutto, visto che vi piace, perché gli ovetti di Pasqua che ho fatto ricamati vi sono piaciuti un sacco, e se vi serve vi lascio il link nella descrizione del video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per ricamare io uso fili da ricamo, uso questi, ma voi potete utilizzare quelli che preferite. Questi fili sono fatti di 6 capi e questo ci permette di decidere lo spessore del ricamo che vogliamo fare. Io per esempio per questo ricamo uso 3 capi del filo, quindi taglio un pezzo di filo e poi lo divido in 2 parti. Quanti capi di filo tenere dipende da quanto grosso volete che sia il ricamo, ogni punto che fate. Tagliamo un pezzo di filo e teniamo il numero di capi che ci interessa. In questo caso ho tenuto 3 capi di filo e usiamo un ago senza punta. Entriamo tra i punti. Per questo usiamo un ago senza punta, perché vogliamo entrare tra un punto e l'altro e non nella trama del filo. Entriamo da dietro e usciamo dove vogliamo iniziare il ricamo. Sempre uscendo tra un punto e l'altro. E dietro lasciamo una codina di filo che ci servirà poi per saldare. In questa prima parte del ricamo disegniamo questa parte che qui è in bianco, questa esplosione, diciamo così, o il centro del fiore o del fuoco d'artificio, come lo volete interpretare, e per questo facciamo dei punti semplici, tornando sempre al centro e facendoli di dimensioni diverse. Così, più lunghi, più corti. E poi facciamo qualche punto anche staccato dal centro. In punti diversi e in direzioni diverse. Un altro tipo di punto che facciamo con il colore che usiamo per il centro sono questi nodini. Li facciamo leggermente staccati dai raggi, quindi per esempio qui leggermente staccato da questo raggio. Con l'ago rientriamo in un punto vicino a dove esce il filo e usciamo dove esce il filo e arrotoliamo il filo intorno al lago 5 o 6 volte in diagonale, così, cioè non
tutto alla base, altrimenti è troppo stretto, lo teniamo morbido e lo arrotoliamo 5 o 6 volte e poi avviciniamo tutti i fili alla base. Teniamo con il dito, passiamo tutto il filo e rientriamo da dove finisce il filo, qui. E questo è il risultato. Più volte girate il filo intorno al lago e più grande viene questo nodino. Il filo esce da qui, rientro in un punto vicino e faccio uscire l'ago da dove nasce il filo. Avvolgo il filo intorno al lago 5 o 6 volte avvicino tutti i giri alla base, non tiro altrimenti non riesco più a sfilare l'ago, tengo con il dito, sfilo l'ago e tutto il filo. L'ultima cosa che ci rimane da fare con il blu è lo stelo di questo ipotetico fiore, quindi dobbiamo partire dal centro e tracciare una traiettoria immaginaria di come vogliamo che sia lo stelo. Scendiamo di 2 punti e torniamo su di 1. Scendiamo di 2 punti e torniamo su di 1 e andiamo avanti così. Tracciando la traiettoria che vogliamo che abbia lo stelo del fiore. E alla fine lavoriamo l'ultimo punto perché sia tutto doppio lo stelo e usciamo con il filo dallo stesso punto da cui avevamo iniziato. Qui dietro annodiamo insieme i 2 fili tagliamo uno dei 2 fili quasi a raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno del cuore. Ed ora vediamo come fare i cuori. Entriamo con l'ago da un punto e usciamo alla fine di un punto blu dove vogliamo fare un cuore. Dietro lasciamo una codina come abbiamo imparato e il punto che usiamo per fare il cuore è questo. Rientriamo con l'ago da dove nasce il filo e usciamo dove vogliamo che finisca il punto e facciamo passare il filo intorno al lago e tiriamo. Ritorniamo alla base rientrando nello stesso punto e questo rappresenta metà del cuore
da questa parte facciamo un punto uguale, e la forma del cuore è definita. Ora dobbiamo solo lavorare un punto sopra l'altro fino a riempire il cuore. Ne facciamo un po' da una parte e un po' sull'altro lato. Alternando qualche punto su un lato e qualche punto sull'altro. E una volta completato passiamo al prossimo cuore. E a seconda della grandezza del punto che facciamo, dell'altezza del punto che facciamo, otterremo cuoricini più grandi o più piccoli. E andiamo avanti così a fare tutti i cuori che vogliamo intorno al centro del fiore e nei petali che si sono staccati. E questo è il risultato. In questo caso il bianco l'avevo ricamato con 2 capi del filo, qui invece ne ho usati 3 per la parte blu e forse vi consiglierei di usarne 2 come avevo fatto qui, perché mi sembra che venga più delicato, mentre per i cuori ho usato 3 capi di filo in tutti e 2 i casi. Se vogliamo farlo diventare un portachiavi, possiamo usare un portachiavi già pronto, oppure se volete potete comprare questa catena a metro. Io la prendo in ferramenta. Apriamo un anello della catena e teniamo la parte che ci interessa. Infiliamo l'anello della catena nel punto in cui vogliamo che parta e richiudiamo. Inseriamo la catena in un anello portachiavi e il portachiavi è pronto. In alternativa alla catena potete fare una riga di catenelle qui per fare un'asola da inserire all'anello portachiavi. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa semplice idea vi piaccia e che la mettiate
in pratica. E se così fosse, non dimenticate di farmi vedere le vostre foto. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!